Ciao ragazzi, facciamoci oggi un po' di brani di quelle chitarre e voce, di quelli che sono belli e facili da suonare, quei brani che hanno fatto la storia della musica. Iniziamo con il primo brano, adesso vi suono semplicemente l'intro del primo brano, vediamo se lo riconoscete, io sono convinto che lo riconoscerete subito. Potrei tranquillamente scommettere tutte le mie chitarre che già il 90% di voi, soltanto da queste prime note, ha già riconosciuto il brano. We pass upon the stairs, we spoke and was a well, alto I wasn't there, he said I was his friend. Naturalmente questa è la bellissima The Man Who Sold the World, che è un brano di David Bowie del 1970, però suonato nella versione degli MTV Unplugged, suonato dai Nirvana. Which came as a surprise, I spoke into his eyes, I told you died alone, a long, long time ago. In questo momento la mia chitarra è accordata half step down, che significa accordata mezzo tono più in basso. Se volete suonare questo brano dietro il brano dei Nirvana nella tonalità originale, dovete accordare la chitarra mezzo tono sotto. Significa accordare tutte le corde un semitono più in basso, quindi il La diventa un La bemolle, il Mi diventa un Mi bemolle, il Si diventa un Si bemolle e così via per tutte le altre corde. Oh no! Not me, I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. E si riprende con il riff iniziale. Il brano è veramente bello ed è anche veramente facile da suonare. Iniziamo innanzitutto con quello che è il riff iniziale. Il riff che abbiamo appena sentito suona in questo modo. Molto molto semplice, si parte dal secondo tasto sulla terza corda e corda vuoto. Poi si effettua una legatura tra il secondo e il terzo tasto, legatura hammer on, pull off e corda vuoto. E si riprende con la prima parte. Legatura. Viene sempre ripetuto in loop, quindi prima parte, seconda parte del riff, uniti e ripetuti. Dopo averlo ripetuto, presumo, 8 volte, si inizia direttamente con la strofa. La strofa inizia con l'accordo di La maggiore. We pass upon the stairs, we spoke and was a when. Qui si cambia accordo e si va sul Re minore. Alto I wasn't there e si ritorna sulla maggiore. He said I was his friend. Qui si va sul Fa maggiore. Which came as a surprise, Do maggiore. I spoke into his La maggiore. As I told you died alone, Re minore. A long, long time ago e Do maggiore. A questo punto siamo già entrati fondamentalmente nel ritornello. Questo Do ci dà l'ingresso al ritornello. Oh no, not me, Fa maggiore. I never lost control. Qui si inserisce questo accordo, che è un accordo di Do diesis maggiore, che potete prendere con questa posizione oppure con questa posizione facendo un barré con il dito anulare. Quindi gli accordi del ritornello sono il Do, il Fa, il Do diesis maggiore
e si ritorna sul Fa. Seconda parte, Do, Fa, Do diesis maggiore. Questa volta non si ritorna sul Fa, ma si va direttamente su quello che è il riff. E si riprende esattamente come la prima parte. Quindi vi ripeto il ritornello. Oh no, not me, I, Do diesis maggiore, never lost control, Fa, your face, to face, with the man who sold the world. Questo è il Do diesis maggiore e si ritorna sul riff. A questo punto lo schema si ripete esattamente uguale, c'è di nuovo l'intro, c'è di nuovo la strofa e il ritornello, poi il ritornello viene ripetuto 2 volte, un'altra strofa, poi c'è un piccolo assoletto fatto proprio con 3 note, veramente molto semplice, e poi c'è il finale del brano. Questi sono tutti gli accordi di The Man Who Sold the World nella versione dei Nirvana suonata all'MTV Unplugged. Impariamo adesso la ritmica. La impariamo sul primo accordo, che è l'accordo di La maggiore. La ritmica suona in questo modo. Una volta che l'avete imparata poi sul primo accordo, l'applicate anche agli altri. Quando suonate i brani, chitarra e voce, cercate di non suonarli troppo in questo modo. Ma cercate anche di dare un ritmo, proprio perché siete soltanto voi con la chitarra e con la voce. Io lo faccio con questa stoppata, che fondamentalmente va a coincidere con quello che è il rullante della batteria. Di modo da dare un ritmo, un sostegno al brano, proprio perché lo state suonando chitarra e voce, quindi vi state esibendo dal vivo. Riuscite anche a dare un ritmo. We pass upon the stairs, the spoken was a well, alto I wasn't there, still there was his friend. Di modo da riuscire anche a dare un ritmo semplicemente voi con la chitarra. Questa è la bellissima e anche molto semplice da suonare The Man Who Sold the World di David Bowie nella versione dei Nirvana suonata a MTV Unplugged. Facciamoci un altro bellissimo e anche famosissimo brano chitarra e voce. Vi suono un attimo il giro degli accordi e vediamo se la riconoscete. Io sono sicuro che l'abbiate già riconosciuta, però vi do un piccolo aiutino, vi faccio l'aggiuntina così sicuramente la riconoscete. Questa naturalmente è la bellissima Wild World di Cat Stevens. Now that I lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart to leave, baby I'm grieving. Adesso la mia chitarra è tornata con l'accordatura standard, quindi non è più half step tone, quindi mezzo tono sotto, così come abbiamo visto nel brano suonato da Nirvana, The Man Who Sold the World, ma adesso è con l'accordatura standard. If you wanna leave, take good care, hope you have a lot of nice been to wear, and when a lot of nice been about up there. E a questo punto parte il famosissimo ritornello di Wild World. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
e si ricomincia esattamente da capo. Vediamo innanzitutto quelli che sono tutti gli accordi dell'intro, che poi comunque è anche la strofa di questo brano. Gli accordi sono il La minore, il Re settima, il Sol maggiore, il Do maggiore, il Fa maggiore, il Re minore, il Mi maggiore, che poi nella parte finale diventa un Mi con la quarta sospesa. Semplicemente si mette il mignolo qui al secondo tasto sulla quarta corda, da Mi maggiore a Mi con la quarta sospesa, che dà la sospensione per ritornare anche sull'accordo di La minore. Quindi La minore, Re settima, Sol, Do, Fa, Re minore, Mi maggiore, Mi con la quarta sospesa, che segue anche la linea del vocale. Adesso vediamo quella che è la ritmica. Per la ritmica si danno sempre 2 colpi sulla fondamentale dell'accordo e poi si ritma l'accordo. Come al solito voi imparate la ritmica sempre sul primo accordo. Il primo accordo in questo caso è il La minore. Una volta che avete imparato la ritmica sul primo accordo, semplicemente vi ripeto 2 colpi sulla fondamentale dell'accordo e poi si ritma l'accordo. La applicate a tutti gli accordi. Naturalmente la fondamentale dell'accordo per il La è la corda a vuoto del La, per il Re settima è la corda a vuoto del Re, per il Sol maggiore è il Sol al terzo tasto sulla sesta corda, per il Do maggiore è il Do al terzo tasto sulla quinta corda, per il Fa è il Fa al primo tasto sulla sesta corda, per il Re minore nuovamente la corda a vuoto del Re e poi per il Mi diventa la corda a vuoto nel Mi basso. Nel finale Mi con la quarta sospesa. Questi sono tutti gli accordi così come viene suonato, sia per quanto riguarda l'intro che anche per quello che riguarda la strofa. Vi faccio un attimo nuovamente la seconda strofa così arriviamo al ritornello. If you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice people around. And then a lot of nice feeling out of there. Nella seconda strofa, piuttosto che andare sulla quarta sospesa, si va dal Mi al Sol, perché sta proprio per iniziare il ritornello. Il ritornello inizia in questo modo. Si parte con questo passaggio e si va sul Do maggiore, Sol e Fa, sempre con la stessa ritmica. Vediamo innanzitutto il passaggio. Il passaggio suonato con le note singole suona in questo modo. Sono il Fa al terzo tasto sulla quarta corda, il Mi, il Re ed il Do, suonati 4 volte. E si va sul Do e si inizia con la ritmica. Ok? Però questo passaggio viene suonato anche facendo risuonare la corda a vuoto del Sol. E si va, quindi viene suonato, il passaggio è questo, però viene suonato anche con la corda a vuoto del Sol. Dovete suonare tutte e 2 le corde. Ok? Ve lo faccio l'ultima volta. Oh, baby, baby, it's a wild world. A questo punto c'è già un altro passaggio. Il passaggio è questo. Quest'altro non è che la scala di Do maggiore suonata in senso discendente. È proprio Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. È proprio tutta la scala di Do maggiore. Si parte dal primo tasto sulla seconda corda, il Do, Si, seconda corda a vuoto, La, secondo tasto, terza corda a vuoto del Sol, Fa, terzo tasto, quarta corda,
Mi, secondo tasto, quarta corda vuoto del Re, Do. Ok? Quindi scala di Do maggiore in senso discendente partendo da questo Do. Questa volta si va sul Sol, Fa e si ritorna sul Do. Ok? Quindi ve lo faccio da capo. Scala di Do maggiore, Sol, Do. A questo punto c'è un altro passaggio, che è questo. Questo passaggio è Sol fatto con 3 note, Sol, La e Do, e suona. Quindi suona Sol, Sol, La, Sol, Do, Do, La, Sol, 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 La, con la corda vuota del La, Sol, Do, Do, La, corda vuota del La, Sol, 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 La, Sol, Do, Do, La, Sol. E si ricomincia con il ritornello. Scala di Do maggiore, Sol, Do, passaggio. Il passaggio ve lo faccio nuovamente, siamo al terzo tasto per il Sol e al terzo tasto sulla quinta corda per il Do. Sol, Sol, La, corda vuota del La, Sol, Do, Do, La, Sol, 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 La, Sol, Do, Do, La, Sol. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Scala. Time to get by, just upon a smile. Passaggio. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Scala. It's always remember you like a child girl. Alla fine del ritornello si suonano il Re minore ed il Mi per ritornare nuovamente su quello che è il giro degli accordi. Quindi vi faccio nuovamente un attimo un piccolo riepilogo del ritornello, parte iniziale, e poi si va sul Do e si parte con la ritmica. Do, Sol, Fa, scala di Do maggiore discendente, Sol, Fa, Do, passaggio, e si ricomincia. Do maggiore, Sol maggiore, Fa, scala di Do, Sol, Fa, Re, Mi, e si ricomincia. Questa è la bellissima Wild World di Cat Stevens, veramente semplice da suonare ma bella, bella, bella anche da cantare. Facciamoci anche un altro brano facile ma bello da suonare. Questo brano è composto soltanto con 3 accordi. I 3 accordi sono un La maggiore, un Re maggiore ed un Mi maggiore. Basta. Questi sono tutti gli accordi di questo brano. Questo brano fondamentalmente è un brano in levare, andrebbe suonato proprio in levare perché è un brano reggae, però essendo che lo suoniamo chitarra e voce lo ritmiamo un pochettino. Il brano di cui sto parlando è questo. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Naturalmente Three Little Birds di Bob Marley, un brano famosissimo, un brano che è naturalmente un brano reggae. Sing it, don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright. Questo è il ritornello ed è anche l'intro del brano, parte direttamente con il ritornello. Questo brano in teoria dovrebbe essere suonato tutto in levare, in questo modo. Don't worry about a thing, 'cause every little thing is gonna be alright.
Quindi se lo suonate naturalmente con una band dove c'è il basso che sta suonando, allora suonate la chitarra e levare, però se la suonate chitarra e voce, la ritmate un pochettino. Subito dopo questo facilissimo ritornello si va direttamente sulla strofa. Rise up this morning, smile on the rising sun, free little birds push by my doorstep, singing sweet song, a melody pouring through, singing, facilissimo, this is a message to you. Facilissimo, ma anche molto bello e anche molto divertente. Per quanto riguarda gli accordi, soltanto nell'intro, nel chorus, intro e ritornello, abbiamo il La, poi abbiamo il Re e poi abbiamo nuovamente il La. Quindi naturalmente vi ripeto, ritmatela cercando di accentuare quella che è la pennata sul levare. Quindi io do questa letterata stoppata, diciamo, e vado ad accentuare quella che è la pennata sul levare. Un po' sempre con un movimento che dia un attimo un po' un levare. Quindi un ritornello soltanto questi due accordi, La maggiore, Re maggiore. Nella strofa smile on the rising sun, entra questo Mi maggiore, Free little birds, e si ritorna esattamente come prima. Singing, this is a message to you. Singing, don't worry. Il brano è veramente semplice. Nel reggae fondamentalmente non suoneremmo questi accordi, ma suoneremmo questi tipi di accordi con la fondamentale sulla quarta corda, quindi sarebbero il La, il Re ed il Mi preso qui, perché comunque c'è sempre il basso che sta suonando e li suoneremmo semplicemente dando un colpo in levare. Però mettiamo che vogliamo suonarli anche noi da solo, chitarra e voce, in questa posizione possiamo utilizzare la stessa ritmica della prima posizione. Re, lascio a voi decidere come suonarla. Io vi consiglio di farlo con gli accordi in prima posizione, perché riuscite a farli suonare anche quelli che sono le tre corde a vuoto, il La, il Re ed il Mi, quando suonate gli accordi. Facciamoci anche un altro ulteriore brano famosissimo, chitarra e voce. Anche in questo caso vi suono un attimo quello che è il giro degli accordi iniziali, vediamo se lo riconoscete. Io sono convinto che questo brano lo riconoscete al primo accordo che suono. Naturalmente so che l'avete già riconosciuta, questa è la famosissima Wonderwall degli Oasis. Today is gonna be the day that we're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what I'm gonna do. I don't believe in anybody feels the way I do about you now.
suonare Wonderwall nella tonalità originale dovete mettere il capotasto al secondo tasto, quindi è come se la nostra chitarra finisse qui. Questo è come se fosse il primo tasto, ovvero il nostro Fa. Quindi considerate che la vostra chitarra finisce qui. Naturalmente potete anche suonarla senza il capotasto. Se non avete un capotasto vi basta portare quelli che sono gli accordi tutti in prima posizione. Gli accordi che vedete qui vengono tutti portati in prima posizione, la suonate senza il capotasto. And all the roads we have to wear are winding, and all the lights that lead to there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. E si arriva al famosissimo ritornello di Wonderwall, che sicuramente almeno una volta nella vita tutti noi abbiamo cantato anche sotto la doccia. Because maybe you're gonna be one to say man, and after all you're my Wonderwall. Wonderwall ha una particolarità, c'è questo bicordo qui con l'anulare e con il mignolo. Fondamentalmente considerate al terzo tasto, sarebbe il quinto tasto della chitarra, ma è il terzo tasto considerando il capotasto. Terzo tasto, prima e seconda corda. Questo bicordo rimane sempre fisso per tutto il brano. Sono le altre due dita che vanno a cambiare gli accordi. Vediamo innanzitutto quelli che sono gli accordi del giro iniziale. Ricordatevi sempre queste due dita sempre fisse qua, le dovete proprio incollare su questi tasti. Il primo accordo è il Mi minore settima, poi abbiamo un Sol maggiore, poi abbiamo un Re con la quarta sospesa e poi abbiamo la settima con la quarta sospesa. Questi sono i 4 accordi del giro iniziale di Wonderwall, che fondamentalmente è anche lo stesso giro che si mantiene per le prime 2 strofe. La struttura del brano è un intro, le prime 2 strofe, le 2 strofe, poi abbiamo un pre-chorus, il chorus e poi si ricomincia esattamente da capo. È uno schema A-B-A-B. Quindi si parte intro, strofa, strofa, pre-chorus, chorus e si ricomincia da capo. Vi suono nuovamente quello che è il giro degli accordi, ve lo faccio un po' più lento. Adesso impariamo la ritmica e lo facciamo come al solito sempre sul primo accordo. Il primo accordo è il nostro Mi minore settima. La ritmica suona in questo modo. Ve la faccio ancora più lento. Una volta che avete imparato la ritmica sul primo accordo, la andate poi ad applicare a quelli che sono gli altri accordi. Questa ritmica rimane uguale per tutto il brano, quindi rimane sempre la stessa ritmica, cambiano soltanto gli accordi, ma rimane uguale per tutto il brano. Quindi una volta che l'avete imparata, applicatela su quelli che sono gli altri accordi. Vi suono adesso il giro di accordi lentamente. Abbassiamo ancora di velocità. Questo giro rimane per le prime 2 strofe e poi si va sul pre-chorus. Nel pre-chorus si inserisce un altro accordo che è questo. Questo è un Do con la nona aggiunta. Fondamentalmente è la posizione del Do maggiore, sempre con il nostro bicordo che rimane fisso. Questo pre-chorus, gli accordi sono 3 e abbiamo il Do con la nona aggiunta, il Re con la quarta sospesa ed il Mi minore settima. And all the roads we have to wear are winding, and
and all the lies that leads to their blinding. La terza volta si suonano nuovamente questi accordi e poi c'è un passaggio fatto in questo modo. Questo passaggio segue esattamente quella che è la linea del cantato. Ve lo faccio con il cantato. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. E si rimane sull'accordo di La settima con la quarta sospesa. Ve lo faccio nuovamente. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Questo passaggio è fatto dagli accordi di Sol maggiore, un Sol maggiore con il basso di Fa diesis, il Mi minore settima, il Sol maggiore ed il La settima con la quarta sospesa su cui si rimane, per andare poi ad aprire sul ritornello, dove si ritorna sul Do con la nona aggiunta. Quindi pre-chorus, 3 accordi, Do con la nona aggiunta, Re con la quarta sospesa, Mi minore settima. Nel passaggio abbiamo Do, Re e poi subito abbiamo il passaggio Sol, Sol con basso di Fa diesis, Mi minore settima, Sol e La. Questo viene dato fondamentalmente tutto con una plettrata unica, perché segue proprio quella che è la linea del cantato. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. E siamo arrivati al ritornello. Il ritornello sono 3 accordi. Abbiamo di nuovo il Do con la nona aggiunta, però questa volta suoniamo il Mi minore settima ed il Sol, sempre con la stessa ritmica. Because maybe you're gonna be a one the same. Sempre la stessa ritmica. And after all, you're my wonderwall. A questo punto si comincia esattamente da capo e si rinizia nuovamente con quello che è l'intro, cioè di nuovo altra strofa, pre-chorus, ritornello, lo schema rimane uguale. Questa è Wonderwall degli Oasis. Bene ragazzi, spero questi brani che ho scelto oggi per voi vi piacciono, spero anche vi vengano abbastanza semplici da suonare. I brani non sono difficili, sono bellissimi ma non sono neanche difficili da suonare. Ci vuole qualche piccola accortezza, specialmente se li suonate chitarra e voce, suonateli con il cuore, date un po' di enfasi, quindi se vi state anche esibendo dal vivo cercate di trasmettere qualcosa a quelli che sono i vostri ascoltatori. Io mi sono fermato qui con i brani, anche se ce ne sono molti altri che vi avrei voluto fare, però ho visto comunque che il video stava diventando un po' lungo e allora ho preferito fermarmi. Però ci sono altri brani, come ad esempio House of Rising Sun degli Animals, che è bella e molto facile da suonare, The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, o non lo so, Hotel California, insomma ci sono veramente tantissimi altri brani che sono semplici da suonare ma che sono veramente bellissimi. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, fatemi sapere se riuscite a suonarli, fatemi sapere anche se volete che ne facciamo altri, per me è un piacere, possiamo continuare e farne tantissimi altri. Come al solito ragazzi, se qualcosa non dovesse essere chiaro, io sono qui, sono a vostra disposizione, me lo scrivete nei commenti e io vi darò tutti i chiarimenti possibili. Scusate se a volte vi rispondo un po' in ritardo, però ho delle tempistiche anche nella mia vita da dover rispettare, ma comunque vi rispondo comunque sempre a tutti. Se volete, come al solito, mettete un like, condividete questo video, se anche questo video di oggi vi è piaciuto, se vi piace anche la chitarra acustica e suonare chitarra e voce, ma soprattutto ragazzi ricordatevi di suonare sempre, suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche canzoni facili ma belle.